Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi, a gentile richiesta, andremo a fare un video su come controllare ed eventualmente rabboccare gli oli di trasmissione del Discovery 2 TD5. In questa versione speciale Halloween andremo a controllare gli oli del cambio, del riduttore e dei due ponti, detti anche assali, cioè dove sono i differenziali. Qualora dovesse esserci bisogno, utilizzeremo questo siringone che ora metto nella zucca e andremo ad utilizzare tre tipi diversi di olio. Nel frattempo, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete un like al video e lasciate un commento qui sotto per scrivermi se avete mai fatto questo tipo di intervento sul vostro Discovery. Ma adesso c'è prima la sigla. Eccoci tornati dopo la sigla. Oggi siamo in una posizione diversa dal solito, siamo infatti su una superficie non più di cemento ma su un brecciolino, ma l'importante per fare questo tipo di controllo è avere che l'auto è su una superficie perfettamente piana. Quindi passiamo a vedere quali sono gli oli e gli attrezzi che dobbiamo utilizzare. Per quanto riguarda gli oli, abbiamo per il cambio l'MTF 94, l'unica scelta disponibile per il cambio R380. Per quanto riguarda i ponti, i differenziali, cioè gli assali, utilizzo questo Castrol, mentre per il riduttore LT 230 utilizzo quest'olio qui. Ovviamente la sostituzione completa degli oli con il totale scarico lo faremo in una prossima puntata, non appena avrò raggiunto, diciamo, il chilometraggio necessario. Quindi per ora farò solo ed esclusivamente dei piccoli rabbocchi. Per quanto riguarda invece la siringa per rabboccare, utilizziamo questa bella siringona che rimettiamo nella zucca per ora. Per quanto riguarda invece gli strumenti, abbiamo bisogno della classica chiave a cricchetto da mezzo pollice. Questo mezzo pollice ci servirà per togliere il tappo di carico del riduttore, e una bussola da 21. In più avremo bisogno, per quanto riguarda il tappo di carico dell'olio del cambio, avremo bisogno di una T55 che è compresa in questo set, vi linko tutto in descrizione. E siccome questa chiave è abbastanza corta, io utilizzo una prolunghina per aumentare la leva. Non possiamo utilizzare sul cambio, ve lo anticipo già da ora, non possiamo utilizzare alcun tipo di bussola con inserto T55 perché non ci entra una chiave a crick, ci entra solo la chiave ad L. Altri oggetti che possono servirci sono le rondelle per i tappi di carico dei differenziali, i cui tappi sono questi qui. Rispetto ai tappi originali di plastica, più che altro, io ho preferito sostituirlo con questo tappo in metallo che evita il fastidioso problema degli angoli che si smussano con la chiave con la bussola da 21. Io questi qui li sostituirò quando farò lo scarico completo dell'olio e non in questo semplice video in cui vi faccio vedere un attimino come controllare i livelli. Ecco, un altro oggettino che vi servirà per controllare l'olio
soprattutto nel riduttore e nei differenziali, è utilizzare una fascettina. Quindi procuratevi una fascettina che andremo a piegare per simulare una sorta di asticella che ci permetta di capire se il livello dell'olio è sufficiente. Quindi fatte queste premesse, quindi gli oli, la siringa, la chiave T55 e la chiave a bussola, gli eventuali O-ring per i tappi di carico dei differenziali, possiamo scendere sotto la macchina e iniziare a vedere questi 3 tipi di controlli, quindi cambio, riduttore e assali. Ovviamente gli assali sono 2, ve ne farò vedere uno perché sono uguali. Iniziamo per prima cosa con i ponti con gli assali, quindi scendiamo sotto e prepariamoci con una bussola e un crick a bussola da 21 mm, il crick da mezzo pollice. Cosiamo sotto, questo è il differenziale posteriore e questo è il ponte posteriore. Il tappo per controllare e quindi caricare l'olio, che sono essenzialmente la stessa cosa, sono la stessa cosa perché solitamente il carico dell'olio si fa praticamente riempendo fin quando l'olio non inizia a trafilare. Quindi quando inizia a trafilare chiudiamo e sappiamo che è a livello. Il tappo è presente nella parte posteriore. Ecco, nel mio caso il differenziale è protetto da questa piastra paradifferenziale. In realtà posso fare il controllo anche tenendo il paradifferenziale, questa piastra di protezione, sul posto montata, però per esigenze, così per farvi vedere meglio, la toglierò. Allora ragazzi, questo è il tappo di carico dell'olio e si apre con una 21, bussola 21, mentre questo qui sotto è il tappo di scarico dell'olio e si apre con una bussola quadra. Quindi basta il cricchetto da mezzo pollice che già ha una superficie, una faccia quadrata, si mette qua dentro e si svita. Occhio sempre, attenzione quindi al fatto che se non l'avete mai fatto prima potrebbe essere tutto molto incrostato, quindi dovete andarci molto cautamente con una leva per fare, diciamo, applicare una maggiore forza. Nel mio caso il lavoro di scarico dell'olio già l'ho fatto in precedenza, quindi a cadenze regolari di ogni 2-3 anni, quindi diciamo, questo tappo qui di scarico e questo tappo di carico sono ampiamente stati svitati, quindi non daranno particolari problemi. Quindi per svitarlo semplicemente alla 21 ci prepariamo la nostra fascetta con la quale andremo a vedere, qualora il dito fosse troppo grande, andiamo a vedere il livello. Per questo è importante parcheggiare l'auto in una superficie piana. Questo è l'O-ring di cui vi parlavo prima. Mettiamo la fascettina e vediamo che comunque l'olio c'è. Mettiamo il dito, l'olio c'è, è trasparente, soprattutto ha il suo odore forte, caratteristico, che vi consiglio di non farvi cadere sugli abiti perché puzzeranno per settimane. Ha il suo odore caratteristico, però non c'è traccia di fango, perché praticamente il problema nei ponti è che se fate dei guadi può entrare dell'acqua all'interno dei ponti tramite il tubo di sfiato, che è questo qui. Questo tubo di sfiato io invece l'ho collegato tramite un sistema di tubi che vi farò vedere in un video successivo. L'ho collegato e l'ho portato direttamente ad altezza snorkel, quindi ad altezza parabrezza, quindi non c'è nessun problema. Però nel caso in cui questo tubo sia staccato o sia portato semplicemente ad altezze poco più alte delle ruote, può darsi che se fate un guado possa entrare della terra qui dentro e ve la ritrovate nel ponte. Quindi, avendo controllato che l'olio c'è ed è in buone condizioni, rimettiamo il tappo, soprattutto stando attenti a farci capitare l'O-ring.
questo tappo lo possiamo stringere senza forzare troppo, perché non è un tappo che deve essere stretto molto. Diamo una pulitina come al solito. Allora, la chiusura del tappo dei ponti, degli assali, andrebbe fatta a 10 Nm, mi pare esagerato farla in dinamometri, però per chi lo volesse la mette a 10 Nm e chiude il tappo. Io non ho bisogno in questo caso di rabboccare, perché come avete visto l'olio c'è, però nel caso ci fosse utilizzate il vostro olio 80-90, la siringa, e mettete fin quando praticamente l'olio non inizia a uscire e chiudete. Ok, adesso possiamo passare all'olio del riduttore. In questo caso avremo bisogno solo della chiave a cricchetto da mezzo pollice e utilizzeremo questo suo profilo da mezzo pollice per svitare il tappo di carico ed effettuare lo stesso medesimo controllo. Se l'olio c'è, sta a posto; se non c'è, lo rabbocchiamo fin quando non esce il classico filo e chiudiamo. Prima di passare al controllo dell'olio presente nel riduttore LT230, quindi armati di crick da mezzo pollice e della nostra fascettina, vi dico che qui sopra nel futuro metterò il link per quanto riguarda il cambio completo, quindi lo scarico totale dell'olio degli assali e del riduttore. Scendiamo a controllare l'olio del riduttore, che è in una posizione abbastanza angusta. Vi spiego il perché. Il perché è presto detto. Questo è il riduttore, questo è una specie di corrugato nel quale c'è il cavo del freno a mano che agisce sulle ganasce che bloccano l'albero posteriore, che è questo qui, che va al differenziale a cui abbiamo controllato l'olio prima. Tornando al riduttore, vediamo che il tappo di scarico è molto comodo e sta qui. Il tappo di scarico è questo qui ed ha il comodissimo profilo quadrato da mezzo pollice. Per quanto riguarda invece il tappo di carico, è nascosto qui dietro. Eccolo qui, il tappo di carico è questo qui. Dobbiamo infilare il crick e tirare fuori questo tappo. Allora, la posizione molto angusta fa sì che con una chiave a cricchetto classica da mezzo pollice non riesco a entrare né da sotto il cavo del freno a mano, né da sopra, né tantomeno ad utilizzare delle prolunghe dritte. La soluzione che ho trovato è utilizzare questo inserto che permette di lavorare ad angolazioni diverse, che vado ad infilare. Una volta infilato ci vado a mettere la chiave a crick da mezzo pollice. E svito. Una volta svitato posso continuare prima con il solo inserto e poi a mano. Questo qui è il tappo del, faccio vedere meglio, il tappo del riduttore LT230. Andiamo a controllare invece il livello dell'olio. Utilizzando la nostra fascetta cerchiamo di vedere un attimino se c'è l'olio. Sì, direi di sì. Sì, c'è. Mettiamo la fascettina e vediamo che appena sotto l'orlo del foro qui c'è olio. Se vogliamo però, per scrupolo,
possiamo dare una leggerissima siringata di olio, giusto anche per farvi vedere come si fa. Metteremo la siringa e inizierò a sparare, non appena uscirà il filo riattapperò al volo. Ecco qui, ho preparato la siringona piena di olio per il riduttore. Mi raccomando, mettete i guanti, prendete uno straccio perché è un olio che puzza un sacco. Inserisco la siringa e mi preparo già col tappo. E già inizia a colare, iniziato a colare, chiudiamo subito. Adesso non resta che stringere con la chiave. Diamo una pulitina all'olio che è uscito via. Andiamo a stringere dopo aver stretto a mano con la chiave normale. Adesso proviamo con la chiave dinamometrica. Mentre negli assali il tappo di carico andava stretto a 10, nel caso del tappo di carico del riduttore va stretto a 25. E ci siamo. Quindi il controllo e in questo caso il rabbocco dell'olio nel riduttore è terminato. Ora passiamo all'ultimo, cioè quello del cambio manuale. Dopo aver fatto il riduttore passiamo finalmente in ultimo al cambio manuale, che è vicino all'albero anteriore. Proprio la presenza dell'albero anteriore fa sì che nel tappo di carico, che è questo qui, non si possa riuscire ad infilare una chiave a crick con una bussola T55. Per questa motivazione, come ho già detto prima, andremo a utilizzare una chiave ad L a cui da T55, a cui andrò ad aggiungere una leva per svitare. Questo tappo andrebbe sigillato una volta che verrà rimesso con dell'octite, con del frenafiletti, ma siccome, come vi ho detto prima, andrò a breve a fare il cambio totale di tutti gli oli e non solo il controllo ed eventuale rabbocco, per ora non ce lo metterò. Infiliamo la nostra fascettina per vedere se c'è l'olio. Anche qui l'olio possiamo vedere che c'è. Possiamo quindi riavvitare il tappo. Non riuscendo ad entrare con la chiave dinamometrica, stringiamo un po' a braccio. Ok, ricordo che il tappo di scarico è invece questo qui. Ed eccoci qui al termine di questo video in cui abbiamo controllato se nel cambio, nel riduttore e nei ponti ci fosse sufficiente olio, e anche nel caso dei ponti se l'olio fosse di una qualità ancora accettabile, specialmente se facciamo dei guadi. Quindi il mio consiglio, come al solito, è quello di iscrivervi, lasciare un commento e mettere un like al video per sostenere il canale. Con questo è tutto, spero di aver risposto efficacemente alla gentile richiesta che è stata fatta da un utente circa proprio questo argomento. Quindi con questo vi saluto, alla prossima!